Salve a tutti! E bentornati su Whiteware Racing, Oggi parleremo un po' del rapporto di compressione. di quello effettivo, di quello geometrico e di tante considerazioni a riguardo. Eccoci qui a parlare del rapporto di compressione. Siamo in casa, come vedete, e non di fronte a un banco di lavoro. Per quale motivo? Perché volevamo fare questo video visto che ce l'avete chiesto diverse volte, varie persone. Tuttavia, per sottolineare il fatto che si tratta di una questione complessa che, rispetto alla quale è meglio offrirvi una panoramica che vi permetta di gestirlo piuttosto che farvi vedere la misurazione specifica, anche perché la misurazione, e qui casca l'asino, è semplicissima ed estremamente complessa insieme, in quanto cosa si deve fare per misurarlo? Si mette il pistone al punto morto superiore e ci se lo tiene e bisogna beccare bene il punto morto, e poi con una buretta graduata o una siringa riempita di olio denso, abbastanza denso da non poter trafilare rapidamente attraverso le fasce, Oppure spargere di grasso. o si sparge di grasso, insomma ci sono vari modi, e si riempie il volume della camera di scoppio fino a dove? Normalmente si fa fino alla base della filettatura della candela, in maniera da misurare il volume preciso, però appunto preciso quanto? Bisogna stabilire un segno a cui arrivare ed essere certi di indovinare, perché quando la cilindrata unitaria è piccola, sbagliare anche solo di mezzo centimetro cubo rende la misura errata e soprattutto non consente di riportare il valore ottenuto e le esperienze fatte su un altro motore, quindi non serve a nulla. Ma che cos'è il rapporto di compressione? Non è nient'altro che il risultato matematico di una divisione, cioè quella tra il volume massimo e il volume minimo. Il volume massimo è la somma della cilindrata più il volume della camera di scoppio, mentre il volume minimo è soltanto il volume della camera di scoppio. Tuttavia, un dato rapporto di compressione può essere troppo elevato o scarso sullo stesso motore a seconda di altri parametri. Se parliamo dei due tempi della fasatura, in particolare della fasatura di scarico, della conformazione della testa, del raffreddamento, se parliamo di un quarto tempi della fasatura di distribuzione e sempre del tipo di raffreddamento, della conformazione testa, del numero valvola, del ricambio del gas. Dobbiamo fare una premessa. Non esiste in termini assoluti un rapporto di compressione giusto. Esiste quello giusto per ogni tipo di motore, o meglio, esiste quello meno sbagliato. Ma quali sono gli aspetti che lo influenzano, il rapporto di compressione? Sono molti. Sicuramente importantissimo è la fasatura di scarico, forse uno dei parametri più importanti. Poi anche il differenziale scarico travaso e O scarico aspirazione sul 4 tempi. o scarico aspirazione, sì, o la fase di distribuzione nel 4 tempi. Nel caso dei motori alimentati a valvola ruotante, la fasatura, quelli lamellari sono lamellari e se la fanno da soli, ma quel rapporto di compressione, venendo ai nostri amati motori della Vespa, che è buono, vicino all'ideale, con un albero a fasatura standard, diventa sicuramente eccessivo se ritardiamo molto l'albero, perché ai regimi elevati il riempimento sarà molto maggiore. E poi appunto il tipo di raffreddamento, il materiale di cui è fatto il cilindro, la presenza o meno delle al tempo stesso amate e vituperate guarnizioni in rame adattate sulla testa, la lunghezza della biella, la lunghezza della biella, però qui dobbiamo arrivarci a una cosa più delicata, e anche la conformazione delle alette della testata, come sono fatte, quanto è massiccia la testa, quindi quanto prevenga la formazione di punti caldi, se la lettatura, per dire, è radiale come quella del Quattrini 244, sempre per i motori Vespa, o tradizionale. Anche la qualità del pistone, se è alettato sotto, che può dissipare meglio, quindi può tollerare magari un rapporto di compressione un po' più alto.
anche se diciamo questo aspetto ha una ricaduta marginale sul rapporto di compressione, invece rilevante sull'affidabilità del motore stesso. Certo. In quanto la parte del pistone che maggiormente è soggetta a surriscaldarsi è il cielo, ma quella coinvolta nella rotazione è il bordo. Certo. Dunque, per fare degli esempi un po' più pratici, si può dire che per esempio il 150 originale Piaggio che c'ha 160 gradi forse di scarico. Sì, Perché, 160 giusti, con una luce anche di modeste, quindi poco estesa anche in larghezza, ha un rapporto di compressione previsto dalla casa intorno a 9, ok? Ed è un rapporto giusto anche a fasatura standard, con a fasatura di aspirazione standard per quel gruppo termico. Se nonostante che la testata abbia un volume immenso, visto a occhio diventa una cupola di San Pietro quella testata, però se si abbassa di 1 millimetro, 1,5 millimetri e si rimonta, ci si accorgerà che il motore picchia. Picchia sarebbe che picchia in testa, che detona, si avverte la rumorosità. Si avverte la rumorosità. Attenzione che la detonazione è figlia dell'autoaccensione. Cosa accade in pratica? Sacche di gas roventi, punti caldi stimolano una preaccensione a bordo camera, che poi eleva la pressione e fa detonare la carica di miscela. Magari in concomitanza con delle incrostazioni che foderano, c'hanno due svantaggi: foderano le superfici e impediscono lo scambio termico, e in più rimane con più facilità piccoli pezzetti accesi che possono facilitare l'accensione, giusto? Sì, perché sono allo stesso tempo isolanti e micce accese. Ora però, per esempio, un 177 con una fasatura, anche un 177 in ghisa parliamo, con una fasatura magari di 182 gradi, può avere un rapporto di compressione a 11 e andare benissimo. Certo. Un altro aspetto su cui è bene soffermarsi è che anche l'altezza di squish fa una differenza notevole a pari volume, perché chiaramente lo squish basso, per così dire, intorno al millimetro, insomma, quando poi questo fenomeno effettivamente porta a beneficio e funziona, inibisce la detonazione, non la promuove a pari rapporto di compressione. Tuttavia con lo squish non ci si può avventurare sotto certi valori, assolutamente sotto 0,6 è proprio tassativo non andare per nessun motivo. Poi parliamo di cilindrate unitarie anche molto piccole, perché 0,6 è un valore neanche lontanamente avvicinabile da cilindrate unitarie di 150-180 cm3. Per due motivi, dicevo, non ci si può andare: sia perché a quel punto l'incremento di compressione per grado di rotazione dell'albero in prossimità del punto superiore raggiunge valori tali da simulare un cambio di volume adiabatico, cioè senza scambio di calore con l'esterno, quindi la temperatura si eleva al punto per compressione da autoaccendere di per sé. E secondo, perché comunque si chiude il gas vicino a superfici roventi in uno strato sottilissimo, quindi sono tutte cose da evitare assolutamente. E qui veniamo al discorso della biella. Esatto. La biella lunga che cosa cambia? Cambia questo parametro perché a parità di altre cose riduce l'aumento di compressione per grado di rotazione, e questo in prossimità del punto morto superiore, mentre invece inferiore accelera chiaramente. Ed è un fatto facilmente riscontrabile anche a livello empirico, perché il motore ha più difficoltà a picchiare, non autoaccende. Con la biella lunga migliora tutto. Anche passando da 105 a 110 sui 177, sì, che è la prova più facile da fare, ve ne accorgerete. Oltretutto, allungando la biella succede anche un'altra cosa, che le fasi cambiano, ma questo già l'abbiamo visto, l'abbiamo misurato e ve l'abbiamo fatto vedere anche di quanto cambiano, non di poco. Quindi è chiaro che a pari fase di scarico noi avremo un rapporto di compressione effettivo con la biella più lunga minore
Quindi è chiaro che ci si può spingere con un rapporto di compressione geometrico più in là, cioè si potrà avere un rapporto di compressione geometrico più alto, giusto? Esatto, quindi questo video praticamente l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo per confondervi le idee, ma perché stiamo introducendo, vedete quanti aspetti, solo che è proprio perché sono così tanti gli aspetti che ha poco senso mettersi lì con la buretta. Sì, lo si può fare facendo una misura precisa, ma soprattutto dopo aver visto quel motore va bene, fammi vedere a quanto sta veramente il rapporto di compressione, così lo ripeto su un motore Esatto. simile. Per Questo è il trarne, senso. come dire, insegnamento, Sì. per avere un parametro di riferimento, questo sì. Dunque, con questo rapporto di compressione come ci si deve regolare? Sicuramente meglio alto che basso, fino a dove si può arrivare senza avere effetti negativi. E gli effetti negativi sono avvertibili quando si esagera un po', al di là del battito in testa, anche dal fatto che il motore tende ad avere difficoltà ad allungare e quindi, soprattutto messo sotto sforzo su rettilinei, faccia una velocità minore che con un rapporto di compressione un po' più basso. Magari diventa pure un po' spigoloso nella guida, insomma c'è innumerevoli difetti che fa questo propulsore, però cioè, fino adesso non abbiamo parlato della cosa più importante, cioè quella cosa che insieme all'aria, al comburente, fa funzionare il motore, che è il combustibile. Quindi, cioè, a secondo del ciclo del motore endotermico, se parliamo di ciclo 8 o di ciclo diesel, potremo avere magari un diverso numero di ottano, un diverso numero di cetano, benzine speciali e così via. Chiaramente il motore diesel è ad accensione spontanea e si sfrutta il riscaldamento dell'aria per compressione per iniettare la nafta al momento opportuno e vederla autoaccendersi. In effetti i carburanti per motore diesel e benzina hanno indici di qualità opposti in questo senso, perché la nafta deve autoaccendersi facilmente e si prende in riferimento il numero di cetano, che è un idrocarburo che si autoaccende molto bene, cioè ha grande propensione all'autoaccendimento, mentre invece per la benzina si usa il numero di ottano, che vuol dire che la benzina ha 100 ottani. Allora l'ottano è semplicemente l'ottavo degli idrocarburi aromatici, degli idrocarburi appartenenti alla serie degli alcani, alle paraffine. È quello che ha 8 atomi di carbonio, ok? E che ha un elevato capacità antidetonante, e si assume questa capacità pari a 100. Dopodiché 101, 102, 103, 96, 98, 95 è peggio dell'ottano, e le altre sono un po' meglio. Solamente questo. Poi ci sono benzine speciali che magari arrivano fino a 130, sì, come numero d'ottano. E questo però che cosa influenza? Quanto più elevato è il numero di ottano, tanto più elevato può essere il rapporto di compressione prima di avere autoaccensioni indesiderate. Chiaramente sul diesel è al contrario. Tanto più alto è il numero di cetano e tanto più basso può essere il rapporto di compressione, entro certi limiti, chiaramente. Sì, beh, lì il discorso è un po' diverso, perché il diesel deve essere sempre in condizione di autoaccendersi, quindi di riscaldare l'aria, certo, al punto da far autoaccendere la nafta quando viene iniettata anche con climi rigidi. Troppo poco non può essere mai compresso. E infatti il primo sintomo di cattiva salute di un motore diesel è che parte male a freddo. Perché? Perché il rapporto di compressione è diventato insufficiente. Quindi, concludendo, tutto questo per dirvi cosa? Non ricercate il valore del rapporto di compressione giusto per ogni singolo motore. Guardate quello di riferimento delle case costruttrici, ad esempio per un motore sportivo, guardate quello di una moto 125, partite da valori certi che le case costruttrici hanno già testato a lungo. Tuttavia, sintetizzando e dandovi dei riferimenti per farvi muovere, se la fase di scarico aumenta, il rapporto di compressione può aumentare.
Geometrico. Parliamo di quello geometrico, ecco. Se il materiale di cui è fatto il cilindro da ghisa passa a alluminio, il rapporto di compressione può aumentare. Se la cilindrata unitaria aumenta, il rapporto di compressione, sempre a parità di altre cose, deve diminuire. Quindi cilindrata unitaria piccola, il rapporto di compressione è più elevato. Luce di scarico più grande e più alta, soprattutto rapporto di compressione più elevato. Raffreddamento migliore, rapporto di compressione più elevato. Benzina con più ottano, rapporto di compressione più elevato. A parità di altre condizioni. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.